Guarda, guardi qui, guardi porco cane che è lungo, sembra quasi una cosa di Tarzan, sembra quasi Gesù, dicono. Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Marco De Via e dopo questa entrata trash vi voglio parlare di un argomento che mi avete richiesto e che continuate a richiedermi, uno degli argomenti ovviamente più richiesti sul mio canale, nonostante io cerchi di trattare argomenti più interiori, più spirituali. Ovviamente la parte esteriore di sé è molto importante siccome viviamo in società. Ho appena fatto un video a riguardo anche sul perché è importante anche il beauty, la cura di sé dal punto di vista esteriore per un punto di vista interiore, ma quello è un altro video, ve lo lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata. Nonostante quello, mi chiedete: Marco, ma i tuoi capelli, ma come fai? E quindi oggi voglio parlare molto in breve di come avere i capelli praticamente così, quindi come avere i capelli nel migliore dei modi, o semplicemente se volete averli più lunghi o più mossi o comunque più come i miei, perché secondo me o hai proprio una genetica che te li fa lisci, e in realtà in Italia non è che ne abbiamo tanti, forse più al sud, ma tendenzialmente secondo me la maggior parte delle persone il capello, a meno che non lo tira, non lo stira o a livello chimico con shampoo e prodotti non usa qualcosa per lisciarlo, tendenzialmente secondo me mossi o ricci è il capello che hanno la maggior parte delle persone. Ma prima di iniziare volevo ringraziare lo sponsor di questo video, che non è altro che il mio caro vecchio amico Alex Perfume e la sua nuova linea privata che è uscita da poco, quindi grande complimenti. Se vi interessa il mondo dei profumi, ho fatto video anche più approfonditi a riguardo sulla sua linea privata. Lui è l'influencer in Italia con più iscritti nel mondo profumi, ha creato la sua nuova linea privata e questi sono i primi due usciti, Citro d'Ora e Gin Musk. Se siete interessati al mondo della profumeria o comunque alla cura di sé, i profumi sapete che è qualcosa che possono aiutare tantissimo da un punto di vista di cura esteriore, di primo impatto, di apparenza, ma anche comunque di autostima. È anche qualcosa che parte da dentro, qualcosa che si indossa anche per sé, soprattutto questa che è proprio nicchia, è vera nicchia, la si indossa spesso anche solo per sentirla. Citro d'Ora, più fresco, più dissetante, più luminoso, è questo profumo che è piacevolissimo a tutte le persone che l'ho fatto sentire, è piaciuto un sacco. L'immagine di questa foresta di notte con la luna piena che con i raggi della luna illumina parte della vegetazione, tra cui questa verbena, che è quella parte fresca che ti arriva in faccia subito. Mentre Gin Musk è proprio il profumo di Alex, e lui ha racchiuso qui dentro, dopo tantissimi tentativi, l'evoluzione che lui ha fatto nel percorso olfattivo, quindi tutte le note che gli piacciono di più sono racchiuse e si evolvono come lui si è evoluto nel suo percorso all'interno di questa fragranza. Quindi è più elegante, un po' più di energia maschile, ma veramente sofisticato. Se volete dargli un'occhiata, ve lo lascio in descrizione il link. Tornando ai capelli, come fare per averli così? Primo passo, ovviamente, ma non così ovvio, è non tagliarli. Ragazzi, voi direte: Marco, ma sei un idiota, ma cosa mi stai dicendo? Sei impazzito, è ovvio che non devo tagliarli. Non è così ovvio, ragazzi, perché 8 persone su 10 che vogliono i capelli lunghi, ma che non li hanno lunghi, è perché li tagliano. E non è perché li tagliano perché hanno problemi mentali o si dimenticano, no, è una questione psicologica, è perché nel momento in cui sono fuori taglio e sono sempre stati abituati ad avere i capelli corti, entrano in quella fase di mezzo che non sono né corti né lunghi, non si vedono bene, le persone attorno a lui non li vedono bene e quindi gli dicono: ma scusa, ma quando è che te li tagli? Ma non sei fuori taglio, ma cosa vuoi fare? Ma sono un po' bruttini. Allora loro cosa fanno? Cadono nella tentazione, nella trappola e li tagliano. Quindi questo è un problema che affligge la maggior parte delle persone. Ovvio che se uno li ha che cadono oppure che sono deboli altro può fare qualcosa, però è più un altro problema, ma tendenzialmente le persone li tagliano perché non si vedono bene nella fase di mezzo. Ho fatto comunque un video riguardo alla fase di mezzo se volete dargli un'occhiata. Secondo step, avere la routine corretta. Ragazzi, come si ha una routine corretta per avere il fisico migliore? Bisogna avere una routine corretta per la pelle, bisogna avere una routine corretta a livello interiore, bisogna avere una routine corretta se si vuole studiare qualcosa. Per ogni cosa bisogna avere una routine corretta, in modo tale che poi ti mantenga e passo dopo passo migliori la tua situazione con i capelli o con qualsiasi cosa. Non c'è una magia che da un giorno all'altro puoi migliorare o peggiorare, ma come un fiore che sboccia pian piano, ogni cosa ha bisogno di piccoli passi giorno dopo giorno. Ho fatto un video su tutta la mia routine di capelli, ma lo aggiornerò perché l'ho fatto un po' di tempo fa. Lo aggiornerò a breve su che cosa fare sulla routine di capelli. Molto in breve, 2 docce a settimana o comunque meno docce possibili, parlo di capelli non di corpo,
per cercare di evitare di stressarli troppo e tenerli comunque naturali. Ovvio che se siete andati in miniera o siete andati a correre e avete sudato come dei porci, potete farlo, però come base tenere massimo 2, 3 se proprio esageri volte a settimana, 2 volte shampoo e balsamo, una delle docce, seconda doccia 2 volte shampoo e maschera. Tutto il resto è extra, lo styling, l'asciugatura, il pettinarli ovviamente con un pettine specialmente in legno di sandalo, mentre hai la maschera / balsamo. Che maschera e balsamo o prodotti? Terzo step, utilizzare i prodotti giusti. Non spendete 3 euro per uno shampoo idiota al supermercato che ti brucia i capelli o che comunque te li fa sembrare belli per 10 minuti un giorno e poi sono un disastro il giorno dopo. Spendete quei 3 euro, 5 euro in più e su Amazon trovate veramente dei prodotti di qualità. Anche qua ho fatto un video sui migliori brand secondo me e i prodotti che utilizzo io e ottenete una qualità completamente diversa e sceglieteli anche in base al tipo di capello che avete e all'obiettivo che avete. Se avete i capelli secchi o una via di mezzo tra il mosso e il liscio, dategli una svegliata e prendete uno shampoo che magari aiuta per il riccio o comunque uno shampoo che idrati, un balsamo o una maschera, eccetera. Quarto step, styling e asciugatura, ragazzi. Lo styling è importantissimo. Diciamo che il 70% del motivo per cui ho i capelli così è lo styling, ma non vuol dire che vado fuori dalla doccia e mi metto lì a mettere a posto un boccolo, no, vuol dire utilizzare dei prodotti alla fine della doccia, quando hai i capelli ancora grondanti, ma prima di asciugarli e diciamo che poi rimangono e ti fanno durare i capelli di più e te li abbelliscono molto di più e in più li nutrono in base anche ai prodotti che utilizzi, quindi lo aiutano molto. Ovvio non appesantirli troppo, utilizzarli solo sulle punte come il balsamo e la maschera, utilizzarli solo da metà capello in poi. E per quanto riguarda l'asciugatura, se volete usare il phon molto leggero potete usarlo. Io personalmente preferisco non utilizzare niente, metto i prodotti di styling sulle punte, prendo un panno in microfibra, che è il materiale migliore, o comunque in cotone, e ci faccio un turbante. Lo tengo 10 minuti, un quarto d'ora, e poi lo lascio asciugare così. Marco, ma se esco ed è inverno cosa faccio? Ti fai la doccia quando sai che rimani a casa per almeno un'ora finché non si asciugano i capelli. Se è estate, chi se ne frega? Io la faccio nei momenti in cui, ad esempio la sera o la mattina, quando so che almeno per un'ora dovrò tanto prepararmi, dopo io di solito mentre si asciugano i capelli mi faccio la barba, mi metto a posto le altre cose, quindi a posto. Altro tip, fate una doccia a freddo al metodo Wim Hof, aiuta anche quello per i capelli e la salute. E questo si collega con l'ultimo punto, che è il mantenimento, ragazzi. Avere una routine sana di tutto il corpo, quindi anche evitare lo stress è la cosa che peggiora i capelli in assoluto, ma in tutto il corpo peggiora tantissimo anche la caduta dei capelli. Tutto è un problema per tutto. La meditazione, lo yoga, il mangiare bene, l'allenarsi, rimanere attivi, queste non sono cavolate, ragazzi, è la base sulle meccaniche della vita, su come funzioni tu. Non è un idiota davanti alla videocamera che ti sta dicendo devi fare questo, no, ti sto dicendo guarda che tu vivrai per tot anni e questi anni ci vuoi fare qualcosa oppure vuoi star lì pigro e dire ok, faccio il minimo indispensabile per vivere? No, arriva alla versione migliore della vita. È un peccato se in questa vita non finisci la vita essendo arrivato almeno a quello che puoi fare. Un conto è, ok, non ho fatto quello che non posso fare, ma se non fai quello che puoi fare o non arrivi al punto in cui puoi arrivare, è un disastro. E per quanto riguarda i capelli, che è quello di cui parlo nel video, ovviamente mantenimento cosa vuol dire? Utilizzare prodotti di styling, ad esempio, che li proteggono dai raggi UV, che li proteggono dallo smog, utilizzare elastici e federe in seta che possono aiutare per la pelle a mantenere il capello per più tempo pulito e anche che non si spezzi. Mangiare sano, bere acqua. Magari anche utilizzare degli integratori può aiutare, un multivitaminico tutti i giorni può aiutare in generale per la salute, la biotina può aiutare, senza esagerare bisogna fare dei cicli di biotina, il lievito di birra, eccetera. In ogni caso questi sono i tip base, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi domanda lasciatemela qua in descrizione o comunque scrivetemi su Instagram e rispondo a ogni domanda. I video di cui ho parlato, i prodotti ve li lascio qua in descrizione sempre se volete dargli un'occhiata. Iscrivetevi al canale, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!